La Death Valley rimane impressa nel cuore e nella mente del viaggiatore. Un luogo ricco di immensi panorami mozzafiato che danno l'impressione di essere sbarcati in un luogo irreale. Su certi sensi surrealista, come nelle opere di Salvador Dalì, però senza animali giganti o strane creature. Ci si sente esploratori approdati in un altro pianeta, dove il tempo, per certi versi, è relativo e le estreme temperature rendono complicata l'attraversata. Benvenuti nella Death Valley National Park. Bentornati amici di Just Walking Road. Nella puntata di oggi raggiungiamo la Death Valley, ma prima di proseguire prendete nota di alcune indicazioni indispensabili per voi che intraprenderete questa incredibile esperienza di viaggio all'interno del parco. Fare il pieno di carburante prima della partenza, perché non troverete stazioni di rifornimento nel National Park. Non partite quando il sole è già alto, quindi approfittate delle prime ore del giorno per evitare la calura. Programmate con esattezza l'intera escursione, perché la Death Valley non ha un percorso designato. Portate con voi abbondante riserva d'acqua, perché con tali temperature elevate la sete e il fabbisogno di idratazione si faranno sentire. Basta una giornata per visitare il parco e chi vuole può pernottare, ma attenzione, non ci sono hotel nella Death Valley, ma solo prima di inoltrarsi, il Panamint Springs Lodge e Paramp, in relazione alla direzione che prenderete successivamente fuori dalla Death Valley, ovvero Los Angeles o Las Vegas. Il solo Visitor Center è situato a Furnace Creek, quindi non contate di trovarne altri inoltrandovi. Tenete conto, giunti all'interno del parco, che non ci sarà linea telefonica e internet per saluti o My Day per richiedere soccorsi. Non dimenticate che sarete al di sotto del livello del mare, di meno 86 metri, a Badwater Basin, quindi assicuratevi che l'auto sia in perfetta efficienza, in specie i pneumatici. Occhio quindi, perché nella Death Valley si è da soli e se non si è organizzati a dovere, la valle non perdona, se no che Death Valley sarebbe. Per ulteriori informazioni su itinerari, richieste, pass per entrare nei parchi, visitate il sito della National Park Service. La Valle della Morte è un'area desertica, situata in California e in piccola parte nel Nevada. Il nome deriva dalle condizioni climatico-ambientali estreme, che rende complicata la sopravvivenza di molte specie animali e vegetali. Si estende da nord a sud, fra Sierra Nevada in California, ad ovest, e Stato del Nevada, ad est. Inoltre è il punto più basso del Nord America, dove un tempo c'era l'oceano. Luogo dove si è registrata la temperatura più alta sulla Terra. Dune di sabbia si alternano a distese di sale bianco. Da maggio a settembre la temperatura mattutina tocca talvolta i 54 gradi. Nelle ore notturne scende da valori compresi tra i 28 e i 37. 70 milioni di anni fa la Death Valley ha ospitato attività vulcanica, ricoprendo la regione con strati di ceneri e lapilli. A titolo informativo vi segnaliamo che l'ingresso nel parco costa $30 o 25 per le moto. Inoltre il pass è anche accettato. Giunti a destinazione, a darci il benvenuto all'interno del parco, la terrazza panoramica posta a 1700 metri, il Dentist View.
Da qui è possibile ammirare in tutta la sua selvaggia e imponente bellezza il bacino meridionale della Valle della Morte e ciò che resta del bacino del lago Manly e del Badwater che vi mostriamo tra poco. In lontananza le montagne del Panamint con apparenti fiumi di sale discendenti dai canaloni del Trail e Death Valley, il Manawapa Canyon, dove qui un reticolo di strade sterrate raggiungono la cima di questi canaloni senza però mai raggiungere la strada che conduce ai 3500 metri di Telescope Peak. Fu proprio qui, su questi canaloni, che i pionieri nel 1849 tentarono invano e più volte di trovare un attraversamento. Come avete intuito, il Dante's View si ispira alla Divina Commedia di Dante Alighieri, nella quale vengono descritte le 7 terrazze del Purgatorio e le 9 sfere del Paradiso. Dante's View deve tuttavia il suo nome a Charlie Brown, aiuto sceriffo di Greenwater. La terrazza del Dante's View, posta a metà tra terra e cielo, proprio come una terrazza del Purgatorio, domina un altro iconico angolo della Death Valley chiamato il campo da golf del diavolo, che identifica il fondo più fondo dei gironi dell'inferno. Ma siccome la speranza non abbandona gli uomini e la loro redenzione, Telescope Peak, settima e ultima terrazza del Purgatorio, con l'impervia cima, preannuncia le sfere del Paradiso. Death Valley non è solo questo, racchiude svariati angoli caratteristici, ognuna con il suo tocco naturale e ispiratore, come lo Zabriskie Point, paesaggio di origine sedimentaria, vulcanica ed erosiva, detta Furnace Creek, ma più conosciuta come Badlands, terre cattive, a causa della siccità e del sale, che non fa crescere alcuna pianta. Un avvertimento per chiunque si avventuri, senza il necessario equipaggiamento. Il nome Zabriskie deriva da Christian Brevard Zabriskie, vicepresidente e general manager della Pacific Coast Borax Company, famosa per l'estrazione del boro nel XX secolo. Abbiamo parlato di Furnace Creek. Era un antico lago presente in questo ambiente, prosciugatosi 5 milioni di anni fa, molto prima della nascita della Death Valley. A confermare quanto il lago sia antico, le impronte di mastodonti, cammelli, cavalli e fossili. Il mutamento geologico apportato dalle acque termali determinano l'incantevole varietà di colori da contemplare nel Zabriskie Point. Il materiale scuro che copre le creste dei calanchi è lava proveniente da eruzioni avvenute 3-5 milioni di anni fa. C'è una formazione che spicca sulle altre, il Manly Beacon, chiamata in onore di William Manly, che durante la corsa all'oro del 1849 guidò insieme a John Roger, un gruppo di cercatori d'oro, una spedizione nella Valle della Morte. Per gli appassionati di filmografia, questo luogo è famoso per l'omonimo film di Michelangelo Antonioni del 1970. Oppure il filosofo Michel Foucault lo definisce un trip avuto in questo posto, come l'esperienza migliore della sua vita, senza tralasciare i Pink Floyd, che ne hanno intitolato un album. Se volete vivere appieno questo sito, per portarvi scatti fotografici o anche solo per lasciare un segno nella mente, visitatelo al tramonto, non ve ne pentirete. Se invece aveste voglia di una partita a golf con l'inquilino del piano di sotto,
Questo è il luogo adatto, il Devil's Golf Course, che prende nome dai buchi di roccia e sale nel suolo, che danno proprio l'impressione di trovarsi in uno dei gironi più bassi dell'inferno, dove solo Lucifero, un tempo l'angelo più bello e splendente, può giocare a golf. A prima vista può sembrare una grande onda marina, invece è una superficie di solido sale spessa circa 2 metri, i cui contorni cambiano aspetto, principalmente quando piove, durante la stagione invernale. L'area così vasta, circa 518 km quadrati, è così frastagliata che se si giocasse a golf si potrebbero tirare centinaia di palline senza trovarne una. Il terreno è pieno di guglie saline che rendono complesso camminare, ma non impossibile. Ascoltando con attenzione è possibile sentire il suono di miliardi di minuscoli cristalli di sale che scoppiano mentre si dilatano e si contraggono per il calore. Tra le particolarità del posto, una passerella artificiale protetta si inoltra per un considerevole tratto nel bacino, in un mix di roccia e materiali salini. Per comprendere appieno l'eccezionalità del sito, ricordiamo che siamo 86 metri sotto il livello del mare, come indicato da una targa che si può osservare sulle scogliere della Black Mountain. Inoltre, Badwater Basin, oltre che surreale, è il punto più basso del Nord America. Un altro dato che vi stupirà è che durante l'anno, come mostra il grafico, le temperature dei vari mesi variano drasticamente, con i corrispettivi record massimi raggiunti. Osservando con attenzione ci rendiamo conto che luglio è il mese con le più alte temperature. Affascinanti poligoni geometrici di sale si formano sulle pianure, che si aprono fino all'orizzonte, mentre le acque sotterranee salgono attraverso questi depositi, evaporando, in uno scenario trepido e magnifico allo stesso tempo. Un paesaggio lunare, dove si vive un'atmosfera unica in un silenzio enigmatico. Non tutte le attrazioni della Death Valley sono raggiungibili a piedi, quindi prendiamo l'automobile, diretti verso alcune montagne così particolari che sembra la natura si sia dipinta, instillando i propri colori canonici sui vari strati rocciosi. Il risultato è Artist Palette, uno scenario inusuale, testamento della forza naturale, una tela di colori appartenuta alla Terra per millenni. Il modo migliore per raggiungerla attraverso Artist Drive, un anello di 9 miglia che si snoda attraverso il cuore della Death Valley, panorami maestosi e il gioiello più prezioso alla fine del percorso, una sinfonia di colori, dal rosso al verde, dal fucsia al giallo, che adornano le rocce, sia a destra che a sinistra, mentre ci si inoltra nel suo punto più iconico, lungo un percorso sinuoso. Queste tonalità sorprendenti sono il risultato dei vari depositi minerali nel terreno, creando un arazzo vibrante sullo scenario. Responsabili? Il ferro, il mica e il manganese.
La via, come dicevo, è stretta e tortuosa, ma preparatevi, in quanto lo scenario è in continua evoluzione. Giunti nel viewpoint principale, si può scendere dall'auto e ammirare l'ingegno sublime della natura in un vibrante scenario. Il momento migliore per vederlo è durante le tenui luci dell'alba o del tramonto, mentre cominciano ad accentuarsi i colori con l'interazione delle ombre. Artist Palette, l'evoluzione progressiva del mondo, una tela con il continuo cambiamento dei propri colori, a causa dei processi geologici in corso, mentre il sole, giorno dopo giorno, tramonta e il cielo del deserto incrementa il proprio colore. Artist Palette rivela una nuova visione della sua incantevole personalità. Cogliamo l'occasione immersi nella morbida luce del tramonto per visitare i 40 chilometri di dune di sabbia. Quale modo migliore per completare una giornata se non visitando Mesquite Flat? Dune vellutate e increspate, piene di vita, perché la loro fisionomia cambia con il soffiare del vento, lasciando andar via ogni segno di impronta sul suolo. Dune dalle ombre drammatiche, un luogo quieto, silenzioso, di magia, tra luci e ombre soffuse, che lasciano al viaggiatore la possibilità di scattare stupende fotografie, che sia alba o tramonto, o anche solo godersi la fine del giorno, nel pieno benessere, ancora accaldati per la calura. Ottimo luogo per osservare infine i famosi cieli notturni della Death Valley. Nei periodi più adatti si può raggiungere la cima della duna più alta, tenendo sempre presente il percorso fatto, perché è molto facile perdersi e soprattutto molta attenzione per la possibile presenza di serpenti. In definitiva, la Death Valley fa capire quanto potente e straordinaria sia la natura anche in luoghi più estremi come questi. Giunta la sera, seguendo il nostro itinerario, pernottiamo al Panamint Spring Motel, rustico resort western style a 10 miglia sul confine occidentale della Death Valley National Park, sulla California Scenic Highway 190, poco distante dalle dune di Mesquite Flat. Offre servizi di alloggio, campeggio, camper, rustico ristorante bar e una stazione di servizio con general store dove fare carburante.
Essendo sera non troverete molte luci, quasi niente, eccetto per la gas station, dove dovete necessariamente effettuare il check-in. Ci sono differenti possibilità per dormire, tipologie di cabine in funzione del costo e panorama. Nel nostro caso la King Cabin Room. In alternativa la tenda. La cabina dispone di un invitante piccolo porticato per sedersi e ammirare il cielo notturno. E se si vuole, si può accendere un fuoco per fare un barbecue. Se avete fame, c'è un tipico ristorante dove poter mangiare, però tenete presente, alle 21 chiude. Infine, per avvisarvi, potreste avere compagnia all'interno della cabina, in quanto potrebbero esserci scorpioni o ragni. Però tranquilli, non sono velenosi. Però tenete presente che siete nel deserto e ci vuole spirito di adattamento. Come dice John Van Dyke, "The life of the desert lives only by virtue of adapting itself to the condition of the desert. Nature does not bend the elements to favor the plants and animals. She makes the plants and animals do the bending." Per ulteriori dettagli, visitate il sito di Panamint Springs Resort. Nella prossima puntata raggiungiamo la città degli angeli, Los Angeles, fulcro del cinema. E delle immense spiagge. Speriamo che le immagini e la narrazione vi abbiano offerto una nuova prospettiva di questo luogo. Detto questo, se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciandoci anche un commento, che per noi è sempre importante, e condividetelo con i vostri amici per far conoscere a più persone le meraviglie di questo mondo. Grazie per aver viaggiato insieme a noi e vi diamo appuntamento al prossimo video.